Salve a tutti. Proseguiamo con la quarta tappa del nostro rapidissimo viaggio attraverso la storia d'Italia raccontata dal nostro cinema. Siamo partiti ai primi del Novecento con il cinema delle origini, poi abbiamo proseguito con il ventennio fascista e il cinema di regime. Nel video precedente abbiamo visto il secondo dopoguerra, l'Italia che rinasce e il cinema che rinasce con lei grazie al movimento neorealista, al rilancio di Cinecittà e anche agli aiuti governativi. Gli anni 50 sono l'inizio di un ventennio d'oro del cinema italiano e che prosegue anche lungo tutti gli anni 60, sono l'oggetto di questo video, che sono gli anni del boom economico, per declinare sempre più rapidamente verso la fine del decennio a causa della concorrenza sempre più travolgente della televisione e anche del cataclisma culturale provocato dal 68. Partiamo. Tra la fine degli anni 50 e la prima metà degli anni 60, l'Italia conosce un periodo di straordinaria crescita economica. La ricchezza del paese cresce del 6-7% all'anno e in 10 anni il prodotto interno lordo del paese si triplica. In brevissimo tempo l'Italia si trasforma da paese prevalentemente agricolo a paese industriale e diventa addirittura una delle prime 10 potenze economiche del mondo. Ma una trasformazione così rapida e radicale produce inevitabilmente forti disagi dal punto di vista culturale e sociale. Il film Il ferroviere di Pietro Germi, che abbiamo visto nel video precedente, racconta un po' questi fenomeni. Tanto più che i benefici del benessere economico non si sono distribuiti in modo uniforme dal nord al sud, per cui mentre il nord il benessere è cresciuto in modo esponenziale, al sud hanno continuato a permanere amplissime aree di sottosviluppo, di arretratezza culturale e sociale, e questo ha dato origine a un fenomeno di migrazioni interne dal sud verso il nord imponente e che ha creato poi a sua volta notevoli disagi al nord a queste popolazioni che hanno fatto molta fatica ad adattarsi dal punto di vista culturale e ha provato tantissimo disagio anche economico. E vediamo allora come il cinema ha saputo un po' raccontare questi fenomeni. Da dove si viene? Lucania. Nel 1960 esce il film Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti. Il film racconta la storia di una famiglia della Lucania che si trasferisce a Milano in cerca di lavoro e che, a contatto con la grande città, si disgrega nonostante gli sforzi della vecchia madre per tenerla unita. E questo è purtroppo il rovescio della medaglia del boom economico. Ma Rocco e i suoi fratelli non è l'unico film importante uscito quest'anno. Non si può parlare del 1960 senza citare almeno La dolce vita di Federico Fellini, che è un altro film simbolo di questo periodo, che racconta un'Italia ricca, felice, spensierata, ma anche corrotta e disperata, piuttosto un'Italia frastornata dal boom economico. E poi ancora La ciociara, diretta da Vittorio De Sica e che farà guadagnare l'Oscar a Sofia Loren. E infine ancora Tutti a casa di Luigi Comencini con un grandissimo Alberto Sordi e che racconta il dramma degli sbandati dell'8 settembre, che è un tema che il cinema non aveva mai trattato in modo così diretto. Insomma, gli anni 60 sono gli anni non solo del miracolo economico, ma anche, potremmo dire, del miracolo cinematografico. Gli anni 60 sono un periodo di estrema vivacità per il cinema italiano. La produzione, che agli inizi del decennio era di circa 100 film all'anno, cresce molto rapidamente e alla fine degli anni 60 sarà più che raddoppiata.
In questo clima così effervescente c'è spazio per tantissimi nuovi talenti che si affiancano ai registi che si erano formati durante il ventennio e che sono tuttora in piena attività. Così, a fianco di autori consolidati come Rossellini, Blasetti, Visconti, De Sica e Fellini, emergono nuovi autori come Ermanno Olmi, Pierpaolo Pasolini, Ettore Scola o Damiano Damiani, Lina Wertmüller, Francesco Rosi, Sergio Leone e Luciano Salce, Elio Petri, i fratelli Taviani e tantissimi altri. Ma io non ho detto niente di noi. Divorzio all'italiana di Pietro Germi è un ironico ritratto della mentalità e delle pulsioni di una certa Sicilia di provincia e che costituirà un modello per molti altri film degli anni successivi e che tenteranno di ritrarre ironicamente la mentalità e i costumi dell'Italia meridionale. Il film prende di mira soprattutto due situazioni di arretratezza legislativa dell'Italia dell'epoca: la mancanza di una legge sul divorzio, che arriverà solo 10 anni dopo, e l'articolo del Codice Penale che regolava il delitto d'onore e che verrà abolito addirittura soltanto 20 anni dopo. È una commedia graffiante, con un grandissimo Marcello Mastroianni e comprimari del livello di Leopoldo Trieste o Daniela Rocca, e soprattutto una giovanissima Stefania Sandrelli che verrà lanciata proprio da questo film. Insomma, questo è il film che battezza finalmente il genere cinematografico della commedia all'italiana e che avrà una grandissima fortuna nei successivi 10-15 anni e che avrà 4 principali mattatori: Ugo Tognazzi, Nino Manfredi, Vittorio Gassman e soprattutto Alberto Sordi. Al gruppo poi ogni tanto si aggiungerà Marcello Mastroianni e infine, tra qualche anno, un'attrice, l'unica donna per così dire del gruppo, che è Monica Vitti. Sai, qua vicino ci sono delle belle tombe etrusche. Ah sì? Beh, io le tombe etrusche me le attacco a... Il sorpasso di Dino Risi è considerato il film simbolo dell'epoca del miracolo economico. Racconta la storia di una improbabile coppia di ragazzi che in una Roma resa deserta dal Ferragosto scorazzano spericolatamente alla ricerca di un locale aperto per divertirsi. Di eccesso in eccesso, la storia si concluderà in tragedia. Buon viaggio! E io... Questo film ha avuto un successo straordinario ed è diventato subito un cult movie. Pensate che la lancia Aurelia usata dal protagonista dopo questo film ha avuto un balzo enorme di vendita. Comunque, al di là di questo, la struttura tragicomica di questa storia, che è un po', se vogliamo, anche la cifra di tutto il cinema di Dino Risi, vuole in qualche modo sottolineare come il boom con il benessere economico ormai che si diffonde un po' in tutti gli strati della società, anche i più popolari, abbia però in qualche modo un po' inaridito l'Italia e resa più fragile, più superficiale, più arida, più cinica. E questo è un giudizio che verrà rilevato in modo forse ancora più acuto da Pierpaolo Pasolini tra qualche anno. Insomma, non si può più dire italiani brava gente. Che imbroglione che sei. Allora non c'è questa parte nel film. Hai ragione tu, sai. Non c'è la parte nel film. Non c'è neanche il film. 8 e mezzo di Federico Fellini. Il film racconta la storia di un regista in crisi creativa che, nell'imminenza del primo Chuck, è sul punto di abbandonare il progetto, ma poi ha un colpo di genio e decide che il film dovrà parlare proprio di un regista in crisi creativa, cioè di Fellini stesso. 8 e mezzo è considerato il capolavoro assoluto di Fellini. E dopo La strada e Le notti di Cabiria, con questo film Fellini conquisterà addirittura il suo terzo Oscar per il miglior film straniero. E
Con questo film anche Fellini in qualche modo un po' abbandona il registro neorealista che caratterizzava il suo cinema precedente e in qualche modo si addentra nel suo mondo onirico e affabulatore in cui prevalgono i suoi ricordi e le sue immagini un po' filtrate attraverso la sua sensibilità e la sua memoria, che svilupperà ancor di più nei suoi film successivi. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Il 1964 è l'anno di uscita di Per un pugno di dollari di Sergio Leone. La storia è un remake del film La sfida del samurai del regista giapponese Akira Kurosawa, del quale viene mantenuta inalterata la trama cambiandone semplicemente l'ambientazione. Protagonista del film è Clint Eastwood, un attore televisivo americano protagonista di una modesta serie TV di genere western, Rawhide. Il successo di questo film ha sorpreso tutti, perfino quelli che l'avevano fatto. A volte nel cinema succede. Pensate, tanto per capirci, che non erano stati chiesti neppure i diritti a Kurosawa per questo film, perché doveva essere un film realizzato con 4 soldi, in pochissimo tempo, e destinato a restare nelle sale pochi giorni ed essere subito ritirato. Se non che Leone introduce tali e tante novità stilistiche in questo film da ridefinire in qualche modo gli archetipi del western e determinandone così un successo internazionale. Naturalmente a questo punto lo stesso Kurosawa l'è venuto a sapere, ha fatto causa alla Jolly cinematografica, l'ha vinta naturalmente, ma ormai il film era stato lanciato nell'Olimpo. Il genere western all'italiana, o spaghetti western come venne spregiativamente definito in America, nasce come parodia senza pretese del genere western americano, che era ormai in crisi e sempre più disertato dal pubblico, e si afferma in Italia proprio nel periodo in cui il genere peplum esaurisce la sua forza creativa. Grazie a Per un pugno di dollari, il cinema di genere viene rilanciato e ne viene creato un nuovo filone. Nel giro di pochi anni la produzione di questi film si moltiplica fino a raggiungere alla fine degli anni 60 punte di circa 70 film all'anno. Poi gradualmente la produzione si esaurirà fino a scomparire a metà degli anni 70. La proliferazione del cinema di genere, di cui western è soltanto una, ma la più importante, come già accennavo, è la commedia all'italiana, nasconde per qualche tempo una crisi che è strisciante e che diventerà sempre più esplicita, sempre più chiara, fino a diventare conclamata e poi in seguito anche rovinosa nella seconda metà degli anni 70. La verità è che il cinema sta perdendo di interesse, sta perdendo di attrattiva presso il grande pubblico, a tutto vantaggio di altre forme di intrattenimento. Nonostante la presenza di tantissimi talenti, a partire dalla metà degli anni 60 il cinema italiano entra in crisi. Le cause sono molte, ma la più importante è la concorrenza della televisione. Il nuovo mezzo di comunicazione entra sempre più capillarmente nelle case e attira su di sé l'interesse del pubblico che sempre più diserta le sale. Fra il 1960 e il 1970 il numero di abbonamenti televisivi aumenta di 5 volte e passa da 2 a 10 milioni. Nello stesso periodo gli spettatori del cinema diminuiscono del 30% e la tendenza si farà sempre più accentuata negli anni successivi. In conseguenza della diminuzione di pubblico, tantissime sale cinematografiche chiudono, soprattutto in provincia, e questo comporterà un prosciugamento delle risorse finanziarie a disposizione delle case cinematografiche, le quali a questo punto vogliono rischiare sempre di meno. Tantissime di queste falliscono oppure si trasferiscono all'estero. Quelle che restano cercano di attestarsi su generi già consolidati, attori già conosciuti,
contribuendo però in qualche modo ad una diminuzione della qualità dell'offerta e in questo modo anche accelerando la tendenza alla fuga dalla sala. E questo è un fenomeno che si accentuerà sempre di più negli anni a venire, fino a raggiungere gli estremi alla fine degli anni 70. Ma siamo ancora negli anni 60 e ancora qualcosa di buono viene prodotto. Proseguiamo il nostro viaggio. Da uomo a uomo, perché deve avvelenarti l'esistenza per noi? I pugni in tasca è il film di esordio di Marco Bellocchio. Il film racconta la storia di una famiglia in cui uno dei figli uccide la madre e il fratello paralitico come forma estrema e paradossale di ribellione al senso di soffocamento indotto dal perbenismo e dal moralismo avvertito nell'istituzione familiare e più in generale nella società. Naturalmente non fu certo questo il film di maggior successo nella stagione 65-66. Tra parentesi, fu Per qualche dollaro in più di Sergio Leone. Addirittura questo film venne rifiutato dalla Mostra del Cinema di Venezia. È un film piuttosto crudo, ma lo segnalo perché è considerato in qualche modo un film premonitore del disagio che serpeggia nelle generazioni nuove tra i giovani e che in qualche modo coglie dei segni premonitori della ribellione che esploderà di qui a qualche anno. Un altro film molto interessante che è uscito sempre in quest'anno e che anche questo non è stato affatto di successo, è arrivato non più dell'88° posto, ed è Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni. Anche questo film denuncia il grado di solitudine e di disagio provocato dalla società del benessere. E questo in qualche modo, se vogliamo, un po' la cifra di tutto il cinema di Antonioni. Groppone da Figulle fu lo più grande capitan di Tuscia. E io son colui che con un sol colpo d'ascia lo tagliò in due. Lo mio nome, stare attenti, lo mio nome est Brancaleone da Norcia. L'Armata Brancaleone di Mario Monicelli racconta le peripezie di un improbabile gruppo di soldati straccioni al seguito di un cavaliere malinarnese nel suo viaggio per la conquista di un feudo nell'Italia meridionale. Questo film viene fatto rientrare nel genere della commedia all'italiana, anche se è di ambientazione medievale. Un medioevo straccione e fantasioso, ben diverso dalle ambientazioni oleografiche dei film di questo genere che si facevano a quell'epoca. Ci rientra in qualche modo nel genere della commedia all'italiana perché comunque rappresenta un'Italia famelica, pezzente, meschina, infingarda, ma al tempo stesso capace di gesti eroici, animata da una grande e ammirevole umanità. 12 chilometri di asfalto, rosso di sangue. Banditi a Milano di Carlo Lizzani. Si tratta quasi di un instant movie, perché è un film tratto da un fatto di cronaca accaduto alcuni mesi prima, quando una banda di rapinatori, inseguita dalla polizia, aveva seminato il terrore per le strade di Milano. Questo film consolida il successo di un nuovo genere cinematografico, il poliziottesco, come veniva chiamato, poliziesco all'italiana. Per la verità, questo genere è nato nel 66 con Svegliati e uccidi, sempre di Carlo Lizzani. Si tratta di film che avranno un grandissimo successo soprattutto negli anni 70 e sull'onda di film analoghi americani come Serpico o la serie dell'ispettore Callaghan con Clint Eastwood. Film peraltro molto criticati soprattutto nell'ambiente di sinistra perché hanno spesso come protagonisti poliziotti insofferenti alle regole, gente tutto d'un pezzo, incorruttibile e dei modi piuttosto sbrigativi. E questo in un'epoca in cui la polizia veniva percepita come strumento di repressione politica.
Il medico della mutua di Luigi Zampa è un altro capolavoro della commedia all'italiana. Interpretato da un magistrale Alberto Sordi, il film racconta la storia del dottor Guido Tersilli, un medico della mutua che partendo dal niente dedica la vita alla carriera professionale, non tirandosi indietro di fronte a nessuna bassezza e meschinità, mosso solo da una volontà senza scrupoli e che gli farà rischiare perfino la vita pur di arrivare in cima alla piramide sociale. Questo film ha avuto un successo straordinario e viene subito dopo Serafino di Pietro Germi, uscito quell'anno e che è stato campione di incassi. Come tutti i film della commedia all'italiana, anche questo film, pur su un registro comico, denuncia una criticità che esisteva nella società dell'epoca riguardo al sistema sanitario, che era basato sul sistema delle mutue, totalmente finanziato dallo Stato, e che si poteva prestare a casi di spreco di denaro pubblico, clientelismo, corruzione, eccetera. Bisogna dire che Luigi Zampa ha una storia di esponente del cinema neorealista. Suo, per esempio, è L'onorevole Angelina del 1947 con Anna Magnani, o ancora Processo alla città del 1952 con Amedeo Nazzari, o ancora La Romana del 1954 con Gina Lollobrigida. Poi dopo, a metà degli anni 50, si è attestato più sul registro comico, e pur però mantenendo sempre un certo impegno riguardo ai contenuti. Ma il 1968 è anche l'anno simbolo della contestazione giovanile. In quest'anno avviene una svolta radicale nella storia dell'Italia. Il movimento della contestazione universitaria si salderà l'anno successivo con le agitazioni sindacali, divenuto famoso con il nome Autunno Caldo, e provocherà un terremoto in tutti gli ambiti della società. Tanto malessere accumulato negli anni e più volte raccontato anche dal cinema stesso, come abbiamo accennato poco fa a proposito dei Pugni in tasca di Marco Bellocchio, esplode in una ribellione totale e generalizzata di rifiuto radicale di ogni tradizione, di ogni autorità, di ogni schema. Su 68 si è scritto e detto tantissimo, non voglio qui dilungarmi, voglio dire soltanto che il cinema, come ogni altra forma di espressione culturale e artistica, ne sarà profondamente influenzato, anche se purtroppo non sarà più il barometro più sensibile dei cambiamenti del clima culturale e sociale. Il cinema sta perdendo ormai la sua centralità nell'immaginario collettivo a vantaggio di tutte altre forme di comunicazione mediatica. Ma di questo ne parleremo meglio nel prossimo video. Per ora ci fermiamo qui. Ed eccoci così giunti alla fine della quarta tappa del nostro viaggio. Nel prossimo video vedremo l'Italia degli anni 70, l'Italia dei tremendi anni di piombo e le conseguenze che questo ha avuto sul cinema italiano a seguito della rivoluzione del 68, che ha provocato tantissimi cambiamenti, come accennavo, in tutto il mondo anche culturale. E la crisi del cinema italiano, che ne è stata un po' la conseguenza, non solo di questo, ma anche di tanti altri cambiamenti che sono avvenuti nell'economia internazionale e in particolare nell'industria cinematografica, prima americana e conseguentemente anche italiana. E se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, se avete qualche commento, osservazione o suggerimento o critica, scrivete, vi risponderò al più presto e ci vediamo la settimana prossima.